Oggi ci troviamo qui in Piazza del Duomo a Trento, la nostra splendida città. Come vedete abbiamo portato anche le nostre biciclette perché abbiamo in programma un'uscita straordinaria. Faremo una bella pedalata fino a Riva del Garda percorrendo due meravigliose piste ciclabili. Nel primo tratto percorreremo la ciclabile della Valle dell'Adige fino a Mori, poi ci collegheremo con la ciclabile Adige-Garda. L'intero percorso è di circa 50 km, quindi dobbiamo calcolare all'incirca 4 ore di pedalata molto tranquilla. Ma prima di metterci in strada dimostriamo le meraviglie di questa fantastica Piazza del Duomo. È ora di partire per dirigerci verso la pista ciclabile. Eccoci arrivati sulla ciclabile della Valle dell'Adige. Questo è un vero gioiello. Con i suoi 98 km è la pista più lunga del Trentino. Questa pista collega le province di Bolzano e Verona, ma noi oggi ne percorreremo solo un tratto, fino a Mori. Adesso ci lanciamo sulla pista ciclabile e dobbiamo tenere un buon ritmo perché a Mattarello ci aspettano i nostri amici Francesca e Marco. Qui abbiamo il Bicigrill di Trento. I ragazzi sono stati davvero puntuali e con nostra sorpresa c'è anche Luna. Adesso continuiamo tutti insieme verso la prossima tappa. Guardate che meraviglia alle mie spalle, proprio lassù. Castelbeseno è la fortezza più grande del Trentino e domina la Val Lagarina fin dal XII secolo. Se avete del tempo fermatevi per una visita a questa struttura medievale. Nelle sue sale potete ammirare delle esposizioni permanenti e durante l'estate si svolgono delle rievocazioni storiche veramente suggestive. Questo è il secondo bicigrill che incontriamo. Oltre a quello di Trento, qui ci troviamo al bicigrill di Nomi. E adesso proseguiamo verso Borgo Sacco.
Siamo arrivati a Borgo Sacco e ho convinto i vecchietti a mangiare un buon gelato, anche se è mattina. Bell'idea, Francesca! Questo piccolo borgo ha avuto un ruolo importante nel passato come porto fluviale sul fiume Adige e come centro della manifattura dei tabacchi. Ora Borgo Sacco è un quartiere di Rovereto, ma conserva ancora il suo fascino storico. Mentre ci gustiamo il gelato, vi facciamo vedere alcuni scorci del luogo. Qui siamo a circa metà del percorso e adesso, carichi di energia, continuiamo direzione Mori. Il terzo bicigrill si trova qui a Rovereto. Stiamo facendo una deviazione. Causa lavori ci hanno spostato sulla destra orografica dell'Adige. Siamo arrivati all'altezza dell'abitato di Mori e ci troviamo ad un bivio importante. Lasciamo la ciclabile della Valle dell'Adige e imbocchiamo la ciclabile Adige-Garda. Questa ciclabile segue il tracciato dell'antica ferrovia che collegava Mori a Riva del Garda. Mancano ancora 17 km per raggiungere la nostra meta finale, quindi è meglio partire. Siamo arrivati all'abitato di Mori e da qui continuiamo a pedalare verso il lago di Loppio. Siamo al lago di Loppio, un luogo particolare con una storia da raccontare. Originariamente era un vero e proprio lago, ma nel 1956 fu accidentalmente prosciugato durante i lavori di costruzione della galleria Adige-Garda. Dal 1987 è un biotopo protetto dalla legge provinciale. Però è affascinante pensare che nel 1438 le acque di questo lago furono utilizzate per il trasporto di navi da guerra da Rovereto a Torbole. Ora il lago di Loppio è la più vasta area palustre di tutto il Trentino ed ha una ricca biodiversità. Ecco la differenza tra le biciclette elettriche e le biciclette muscolari. Una bella differenza! Abbiamo terminato la salita che ci ha fatti arrivare a Passo San Giovanni, a 287 metri di quota. E adesso si apre davanti a noi una meravigliosa discesa per arrivare fino a Torbole passando per Navo. Abbiamo fatto una piccola deviazione per portarvi in questo punto panoramico meraviglioso sul lago di Garda
e sarà anche il nostro posto dove ci gusteremo un buon panino. Esattamente ci troviamo vicino al Forte di Nago. Arrivati a Torbole ci troviamo sul lungolago e guardate che meraviglia! Straordinario il lago di Garda. Torbole è conosciuta in tutto il mondo come patria della vela in ogni sua forma. Qui ci sono delle condizioni del vento perfette e arrivano velisti da ogni parte d'Europa. Da Torbole continuiamo a pedalare sul lungolago fino ad arrivare a Riva del Garda, la nostra meta. Finalmente a destinazione, siamo a Riva del Garda. La pedalata che abbiamo appena terminato da Torbole a Riva sul lungolago è molto bella, ma è anche parecchio frequentata. Alle mie spalle potete vedere la rocca di Riva del Garda, questa struttura medievale costruita su un isolotto artificiale che domina il porto della città. Alcune considerazioni pratiche per chi volesse ripetere questo itinerario. Si pedala quasi interamente su pista ciclabile, quindi in completa sicurezza. Il fondo stradale è asfaltato e in buone condizioni e la segnaletica è ottima. Il dislivello in salita è veramente contenuto, supera di poco i 100 metri. Quindi è un percorso adatto anche a chi non è super allenato. Lungo il percorso abbiamo una serie di monumenti e bellezze naturalistiche da visitare. Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Questo percorso si può fare tranquillamente anche con una bici tradizionale come la mia, senza motore elettrico. Se avete intenzione di fermarvi a Riva del Garda avrete tantissime cose da vedere e scoprire. Se invece volete ritornare al punto di partenza potete tranquillamente ripercorrere la strada dell'andata. Come sempre noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!